Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di un gioco di ruolo molto ma molto particolare, ovvero Witch, la strada per Lindisfarne, un gioco di ruolo originariamente pubblicato nel 2012, scritto da Kevin Barthold e Richard Lacey, che ha avuto nel 2018 un'edizione italiana a cura della Dreamlord Press e di Unplug and Play. Tra l'altro colleghi qui su YouTube con il nome di GDR Unplugged, che saluto in questo caso, e prima che arrivi qualche genio qui sotto a commentare questa cosa, no, non ha niente a che vedere con il brand delle Witch. Tra l'altro, peccato, esiste un gioco di ruolo delle Witch, devo informarmi perché non era male come brand. Più nello specifico, Witch è un gioco di narrazione ambientato durante la peste del 1350 in Inghilterra. La storia vede coinvolti un gruppo di personaggi interpretati dai giocatori, personaggi ovviamente già forniti all'interno del gioco, i quali devono praticamente scortare una ragazza accusata, o meglio che ha confessato il reato di stregoneria, da Londra verso l'isola di Lindisfarne, dove subirà sostanzialmente una sorta di assoluzione, anche questa tra virgolette, ma la vediamo poco a poco durante la nostra recensione. Anzi, tagliando la testa al toro, si tratta sostanzialmente di un rituale di purificazione. Ora, questo gioco ha diverse fonti di ispirazioni, tre in particolare, di cui mi sento comunque di volerne citare due. Una è il film Season of Witch con Nicolas Cage, malamente tradotto in italiano con L'ultimo dei Templari. No, non chiudete il video, vi assicuro che il gioco è molto meglio di quella ciofeca di film. L'altra fonte di ispirazione invece è il gioco di ruolo Montsegur, un gioco che ho avuto modo di provare tra l'altro in un contesto molto particolare. Vi racconto questo piccolo aneddoto non richiesto. Stavo facendo un corso di formazione e la nostra istruttrice si è alzato la mano facendo: qualcuno per caso si intende di giochi di ruolo tipo Dungeons and Dragons? Io e un altro ragazzo abbiamo avuto il nostro momento time to shine e abbiamo alzato la mano. Montsegur era un gioco molto particolare che, come da nome, ci portava durante l'assedio di Montsegur, durante la crociata contro l'eresia dei Catari, praticamente, in cui eravamo chiamati a interpretare dei personaggi tutti realmente esistiti, facenti parte degli eretici, i quali dovevano, diciamo, cercare di gestire la situazione all'interno della fortezza in una storia divisa in atti preimpostati, cercando di far venire fuori, insomma, tutta una serie di nodi che in qualche modo si sarebbero poi riversati nel finale della storia. Tra l'altro un gioco che vi consiglio comunque di recuperare perché è molto particolare anche questo, ci si sente veramente molto coinvolti nella scena nonostante fossimo in quella situazione comunque un party decisamente numeroso, trattandosi di un corso di formazione. In più, prima di passare alla struttura del gioco, vi faccio notare che il castello di Lindisfarne, o meglio l'abbazia di Lindisfarne, esiste veramente. Si tratta di una isola più o meno come Mont Saint-Michel, che ogni tanto viene praticamente isolata dall'acqua o è raggiungibile soltanto da una striscia di terra, ed è famosa anche per un altro dettaglio. Si tratta di uno dei punti in cui avvenne una delle prime razzie vichinghe durante il periodo appunto dell'epoca d'oro dei vichinghi, cosa che è stata un po' romanzata all'interno della serie Vikings, quando Ragnar conosce il sacerdote, o meglio il frate Atelstan. Non so se vi ricordate. Questo è un dettaglio che devo dire mi ha molto incuriosito. Trovate tra l'altro tutte le foto del castello qui su Google. Come funziona in pratica? Ogni giocatore sceglierà un personaggio da interpretare e di cui uno sarà ovviamente la strega che deve essere scortata, questa ragazza di nome Eloise, la quale peraltro dovrà scegliere in segreto tramite una scheda apposita se è colpevole o se è innocente rispetto al reato che dice di aver confessato o di cui comunque l'hanno accusata, cosa che ci servirà per il finale del gioco. Ogni scheda del personaggio conterrà una serie di tratti caratteriali che ci serviranno come traccia per poterlo interpretare al tavolo e una serie di domande che possono riguardare dubbi personali, domande riguardanti il suo passato oppure domande con gli altri personaggi giocanti, che anche queste ci serviranno per sviluppare il rapporto con tutti gli altri giocatori via via durante gli atti del gioco. In più troveremo anche una serie di consigli su come eventualmente impostare una scena nel caso fossimo indecisi. Si tratta di agganci come per esempio: avete sentito qualcosa sul sentiero, qualcosa ha catturato la vostra attenzione con la coda
coda dell'occhio, eccetera eccetera. Il gioco è impostato in modo da avere sempre un numero fisso di giocatori, ma comunque dà anche la spiegazione su come gestirne eventualmente di meno, e si tratta di un gioco che comunque richiede dalle 3 alle 5 ore per essere sviluppato del tutto, dal momento che è un gioco che richiede anche una certa lunghezza anche tra atto e atto per essere, diciamo, assorbito e cercare quantomeno di capire come la situazione alla fine sia impostata. Decisi i nostri giocatori, al centro del tavolo metteremo il diario del viaggio. Si tratta di una mappa in cui attraverso ogni tappa e un segnalino sopra di essa potremo muoverci di atto e atto fino alla soluzione finale e all'epilogo della sessione. Tra l'altro è molto comodo perché all'interno di questo diario di viaggio ci viene anche detto il riassunto di che cosa ad ogni atto più o meno dovremmo fare ogni volta che toccherà a noi come scena, ovvero per esempio in un atto dovremo impostare una scena di di preludio, una scena di confessione, eccetera. Stabilito questo, un giocatore leggerà il retro della copertina per aiutare i giocatori intanto a calarsi nell'ambientazione. Come ho detto, siamo nell'Inghilterra del 1350 e c'è la peste in corso, quindi è un momento decisamente tetro della storia medievale, ma in generale anche della storia inglese, che ci calerà in un ambiente decisamente molto cupo, e da qui potreste immaginarvelo: superstizione, disperazione da parte dei cittadini, è facile incappare nella classica caccia alle streghe, qui in questo senso letterale. La struttura del gioco è divisa in 4 atti preimpostati più una scena di assoluzione e una di epilogo per i nostri giocatori. La cosa interessante è che ogni atto è impostato in modo da avere un'atmosfera diversa, che ovviamente poteste immaginarvi si va da un inizio abbastanza speranzoso fino a un'atmosfera via via sempre più cupa mano a mano che vengono al pettine tutti i nodi riguardanti i nostri personaggi e ci stiamo avvicinando verso il rituale che coinvolgerà la strega accusata. Nel primo atto ad ogni giocatore è concessa una scena di introduzione, tranne a quello della strega, dettaglio importante, in cui potranno in questo modo presentarsi e leggere le domande ad alta voce della propria scheda agli altri giocatori, così in modo da dare una traccia al tavolo su come si dovrebbero potenzialmente sviluppare i personaggi. Per esempio, una domanda potrebbe essere: perché mi fido di Ser Thorn? Che in questo modo il giocatore di Ser Thorn potrà anche lui in questo modo decidere in che rapporti si trova con questo personaggio. Il gioco sostanzialmente è un diceless ma anche un masterless, in cui i giocatori si alternano l'autorità narrativa ad ogni atto. Praticamente ad ogni atto, ad ogni giocatore verrà concesso, diciamo, il privilegio di essere sotto il riflettore, diciamola in questo modo, e dovrà narrare una scena che lo riguarda, magari coinvolgendo come personaggi secondari gli altri personaggi giocanti, in modo da dover direzionare la storia così da avere una risposta alle domande che lo riguardano. Avendo giocato a Montsegur vi posso dire che la cosa, anche se detta così potrebbe sembrare un semplice flusso di dialogo, funziona. Coinvolgendo direttamente gli altri giocatori si possono creare delle scene molto interessanti di character development, di sviluppo del personaggio, che potete man mano annotarvi per andare verso il finale. Come detto prima, ogni atto comunque ci descriverà se dobbiamo per esempio compiere delle scene di presagio, come delle minacce che potremmo incontrare durante il sentiero, che potrebbero in qualche modo angosciare i nostri personaggi circa la buona riuscita della loro missione, o scene di confessione che, come dal nome, spingeranno i nostri personaggi a dover rivelare qualcosa di totalmente inaspettato per gli altri. Non ci sono in questo senso delle confessioni preimpostate che dobbiamo segnarci. In base alle domande e ai rapporti con gli altri personaggi possiamo essere noi a scegliere questa confessione da fare, che se ci pensate è anche un modo per cogliere di sorpresa il tavolo. Come reagirebbe un altro personaggio se venisse a sapere che magari è colpa vostra se qualcosa di male gli è avvenuto in passato? Il manuale comunque ci fornisce anche una serie di strumenti per evitare situazioni spiacevoli. Per esempio, nel caso sorga un conflitto insanabile tra 2 giocatori, ci viene detto sostanzialmente che devono essere i giocatori a poterlo risolvere, o nella situazione peggiore viene messa la cosa ai voti del tavolo e risolta in questo modo.
Potremmo oppure utilizzare l'allarme nel caso dovessimo percepire qualche elemento di disturbo, una narrazione debole o magari ci accorgiamo che stiamo andando troppo fuori dai binari rispetto alla situazione. Uno dei giocatori può appunto invocare l'allarme e quindi cercare di discutere al tavolo e di rimetterci in carreggiata. Ultimo strumento invece è l'aiuto, ovvero nel caso tocchi a noi impostare una scena e siamo a corto di idee, semplicemente interrompiamo il flusso narrativo e ci rivolgiamo al tavolo in cerca di suggerimenti. Devo dire, questa però è l'ultima risorsa secondo me da utilizzare, perché nel momento in cui siamo presi dal flusso narrativo, interromperlo potrebbe essere, diciamo, in qualche modo disturbante. Avete presente quello che vi dissi anche per Viewscream, o magari che vi abbiamo detto anche per Alice è scomparsa o Prima Vennero? Ecco, interrompere il flusso in questi casi può essere in qualche modo fastidioso per i giocatori al tavolo. Non dico che non debba mai essere fatto, anzi è lo stesso manuale che vi invita a interrompere il flusso nel caso ce ne sia bisogno. Io personalmente vi dico che se non succede da un certo punto di vista è meglio. Alla fine quindi giungeremo alla soluzione del personaggio di Louise e qui dovremo prendere tutta una serie di scelte cruciali. Dovremo cercare in qualche modo di risolvere i nostri conflitti con gli altri giocatori. In questa scena ci viene quindi anche lasciato la possibilità di scegliere se lasciarla appunto bruciare sul rogo, quindi in questo modo da assolverla, o magari scegliere che perché no, di salvarla. Tutto è possibile. In questo caso ovviamente cambierà il tipo di finale, ma soprattutto dopo la scena della soluzione, a prescindere dalle scelte che avrete preso, il giocatore di Louise rivelerà la verità dicendo se era innocente o colpevole, e quindi viene fuori un altro dettaglio interessante. Come si sentiranno i vostri personaggi nel caso dovessero scoprire che hanno condannato a morte un innocente, oppure se hanno lasciato andare via un personaggio colpevole? Tutto questo ci viene lasciato modo di esplorarlo nella scena di epilogo, in cui ognuno dei nostri personaggi potrà decidere, narrare appunto con una scena che cosa gli è successo dopo, come si sente magari per tutta la cosa che ha dovuto, tutta la missione che ha dovuto compiere, e come dovrà convivere magari con il peso di una scelta sbagliata d'ora in avanti. Capite quindi sul perché viene definito per l'appunto un gioco di narrazione, per quanto io, considerando che ogni gioco di ruolo è un gioco dove c'è una narrazione condivisa, preferirei chiamarlo a questo punto semplicemente gioco di ruolo. Ora verranno i guru delle definizioni qui sotto nei commenti, mi sono dato la zappa sui piedi da solo. Si tratta di un gioco dove l'immersività, il livello di coinvolgimento emotivo sono pressoché totali, un po' come quei titoli che vi ho citato prima, che abbiamo già trattato qui sul canale: Viewscream, Prima Vennero, Alice è scomparsa, eccetera. Sono giochi, devo dire, molto particolari, in cui una piccola interruzione, una cosa fuori posto, secondo me creano un certo disturbo al tavolo. Non è come quando giochiamo a un classico Dungeons and Dragons, in cui se un personaggio non solo fa una battuta, molto spesso è ben accetta e anzi sembra quasi far parte del mood stesso del gioco. Non che il manuale in realtà lo suggerisca, è una cosa che praticamente noi giocatori abbiamo stabilito per cultura generale nel corso del tempo. Ecco, in questo caso il giocatore dovrebbe chiedere, invocare l'allarme perché sono andato fuori dai binari. Si tratta quindi di un gioco che per forza di cose non è adatto a cazzeggiare. Non c'è nulla di sbagliato in questo senso. Se volete cazzeggiare o divertirvi in maniera un po' più leggera per un gioco di ruolo, ci sono tantissimi altri titoli che potete provare e che tra l'altro potete scoprire anche qui sul nostro canale. È un gioco che io suggerisco nel caso vogliate in qualche modo esplorare una tematica intanto più forte, nel caso vogliate invece anche capire che cosa significhi sviluppare dei rapporti tra dei personaggi in maniera un po' più, diciamo, lineare e incastonata in un contesto ben preciso come quello della caccia alle streghe. È un gioco che, esattamente come Montsegur, io mi sentirei di suggerire anche per eventuali corsi di formazione, perché no, so che quello che ho fatto io è stata praticamente una sorta di eccezione in un contesto particolare, ma il gioco di ruolo da questo punto di vista, tutti i giochi di ruolo in realtà, sulla dinamica della gestione dei conflitti, perché di questo si trattava il corso di formazione, conflitti sul lavoro, conflitti nella vita in generale, è un mezzo molto potente che secondo me non è sufficientemente utilizzato in questo senso, quindi questo gioco dal mio punto di vista lo inserirei tra quelli più adatti. Peraltro non parliamo neanche di argomenti leggeri, parliamo di superstizione, caccia alle streghe, peste, perdita dei propri cari, ma soprattutto devo dire che è un gioco che secondo me è molto buono per allenarsi
all'improvvisazione, devo dire anche all'improvvisazione teatrale, perché quando noi per esempio giocammo a Montsegur c'erano tanti che non erano esattamente molto avvezzi a questo tipo di gioco, anzi c'erano anche persone che non avevano mai giocato ad un gioco di ruolo, che però, dato il contesto particolare e il fatto di avere una scheda con pochi tratti caratteriali e una mappa relazionale quasi stabilita, aiutava molto a interfacciarsi con il personaggio e con tutti gli altri giocatori coinvolti. Per esempio, sapere di essere l'amante di un determinato personaggio, sapere di avere un carattere un po' da civetta ma portarsi dietro un oscuro segreto segnato nella scheda può essere molto utile sul stabilire che cosa dire, che cosa non dire e come rapportarsi tra i vari personaggi, perché magari uno potrebbe anche tradire le nostre aspettative. Se devo muovere però una lieve critica a questo gioco, devo farla soltanto sulla parte del layout e delle grafiche, che in certi momenti ho trovato decisamente molto minimali e ci sono anche un po' troppi spazi bianchi per i miei gusti, quasi a dover raggiungere un determinato numero di pagine. In più, secondo me sarebbe stato anche carino vedere qualcosa a colori, non solo in bianco e nero. Mi rendo conto che si tratta di produzioni comunque indipendenti e che quindi il budget da investire è un po' più ridotto, però comunque non influisce più di tanto nella buona riuscita di questo gioco. Io vi consiglio di recuperarlo e vi lascio il link qui sotto in descrizione. In questo momento che sto registrando però il gioco è disponibile soltanto in versione digitale, quindi in questo senso non troverete una copia cartacea, penso, così facilmente. Spero vivamente però in una ristampa. Detto questo, se il video vi è piaciuto io vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Vi invito in più, se volete, a seguirci sui nostri profili social. Abbiamo una pagina Facebook, un profilo Instagram e se volete vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram, nel caso vogliate fare due chiacchiere con noi più in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.